Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Rider e oggi ci occuperemo della pulizia del mio AK-47 Tactical della SDM. Prima di partire con la pulizia, vi ricordo come faccio in tutti i miei video e vi do il consiglio di pulire le armi sempre subito dopo sparato. Questo gli permette all'arma di durare di più e soprattutto di essere più affidabile. Già che ci siamo, vi avevo parlato del progetto dell'ottica montata sulla scocca della K. Per intenderci, vi faccio vedere. Ok, per farvi capire, io ho fatto questo lavoro, l'avevo fatto io, ho forato per andare ad alloggiare la nostra ottica. Allora, questo lavoro a livello di tenuta della slitta, questo lavoro va bene. Come vi avevo detto nel video della presentazione del fucile, dove abbiamo fatto la recensione e la prova a fuoco, se fate questo lavoro qua state attenti, uno, a fare il filetto giusto e secondariamente che non sporgano la parte della vite troppo fuori. Questo discorso qua, per ritornare, ho capito che non vale la pena farlo, almeno sul modello SDM, sulla K47 dell'SDM. Per quale motivo? Il motivo è semplice: quando andiamo a montare questa scocca qui abbiamo, non so se riesco a farvi capire nel video, abbiamo questo piccolo movimento, va a sfalsare di tanto quello che è il taraggio dell'ottica. Quindi ripiego e vi dico che se avete una K di un'altra marca, io non so come è combinata qua la situazione con il guscio della K, però nel modello SDM ha un po' di movimento che non c'entra nulla col funzionamento, però non gli rende stabile il discorso del montaggio nell'ottica. Quindi secondo me sugli SDM questo discorso qua non paga. Detto questo, la cosa che farò per rendere il mio fucile affidabile quando me lo porto al poligono, quel poco che ci sparo, perché questo è un fucile che ho voluto prendere per avere il calibro, ripiegherò nel mettere il dottino. Questo mi dà l'affidabilità che quando tiro fuori l'arma ce l'ho sempre azzelata nella maniera corretta. Questa cosa me ne sono accorto quando ho fatto la prova della piastra balistica. Se vi interessa, avete il video sul mio canale, abbiamo fatto una prova di una piastra balistica e abbiamo sparato con i vari calibri, tra cui anche con la K. E purtroppo quando ho sparato mi sono reso conto che era un po' che non ci sparavo, l'avevo tarato e messo da parte, e poi quella volta lì mi ha dato quel problema lì, ma ho deciso di smontarlo. Torniamo a quella che è la pulizia del fucile. Allora, l'arma è insicura, la pulizia della K è veramente una cosa super rapida, non ha veramente niente da fare, come vedete, a parte che già è pulito perché ho sparato veramente poco. Negli AK c'è poco da fare, anche se vedete il meccanismo di scatto è veramente molto semplice. L'importante è che non ci siano le impurità. Per chi lo usa tanto una K, ogni tanto andrà fatta la pulita della camera di gas, quindi andremo a fare il passaggio dentro la canna. Dopo valutate voi quanti colpi avete sparato, come dicono nelle migliori ricette, quanto basta. L'importante è che lo fate a secco, sempre tornando al discorso che se mettete oli e cose strane nella canna e non le dopo pulite bene, rischiate di fare più danni di quello che è il beneficio, perché dopo vi rimane un alone nella canna. Dopo vi vado a dare una come vedete c'è poco da pulire. Questa mia teoria ci tengo a dirla in tutte le mie pulizie, perché ho sempre trattato le mie armi in questo modo e non mi hanno mai dato problemi, al contrario di altri che non le puliscono mai e dopo hanno 100.000 problemi. Vedete? C'è poco.
Dopo, se volete, il video di questo fucile, ripeto, lo trovate nel mio canale. Giusto un pelino, senza esagerare. E diciamo che questa parte l'abbiamo fatta, questa però la mettiamo via. Allora, ora facciamo quella che forse è la parte più importante. Vedete? Perché vanno a depositarsi tutti i gas dello sparo. Giustamente, se deve riarmare e lavora questo di gas, tutta la sporcizia la trovate qui. Queste parti qua io tendo sempre a fare questo lavoro. È semplicemente un avvitatore, io mi sono organizzato così, ognuno dopo come meglio crede, con una spazzola, semplicemente con le spatole in acciaio, a togliere quello che è un po' più incrostato. Infatti, se vedete, è tornata in ordine, nuova. AK, grande arma e soprattutto grande calibro. Io lo preferisco come calibro a 223, è una munizione molto più tesa, soprattutto sparate a distanze un po' maggiori, e l'apprezzo di più come munizione. Bene, questa è la pulizia. C'è che ci siamo. Un'altra piccola modifica che ho voluto fare è mettere questo gommino dedicato per gli AK, per attutire un attimino quello che è il colpo del rinculo, riesce a far lavorare la molla, diventa un pelino meno nervoso, ecco. Rimettiamo il suo coperchio e gli diamo giusto da dargli una passata in questo modo. Dopo, questo è una cosa che mi piace fare, ognuno tratti le proprie, non è una cosa indispensabile e non è scritto da nessuna parte, ognuno tratti le proprie armi come meglio crede. A me piace farla questa cosa, che dopo me ne accorgo quando le tiro fuori, che sono, chiaramente non lasciate le brozze, lasciatele in ordine, vi fa bene, che anche sul discorso dell'ossidazione del ferro o dell'acciaio ce lo va a sistemare. Questo è il fucile pulito. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi alla pagina se non l'avete fatto. Tanti di voi purtroppo guardano i miei video e non si iscrivono al canale. Per noi è un grande lavoro fare questi contenuti, cercate di, se siete interessati a questi contenuti e vi piacciono, di aiutarmi a fare crescere il canale mettendo un mi piace, il like e accendete la campanellina. Questo mi dà la soddisfazione di portarvi nuovi contenuti. Noi abbiamo finito, il video va verso la conclusione, ci vediamo con il prossimo contenuto. Ciao!